Seguire il flusso è uno dei fattori più importanti per permettere di ricevere messaggi intuitivi e quindi per risvegliare in noi l'intuizione. È una espressione che ultimamente si sente spesso, però spesso non è chiaro cosa effettivamente implichi e cosa vuole dire veramente. In questo video quindi cercherò di spiegare cosa si intende per seguire il flusso e per applicare questo tipo di atteggiamento, questo tipo di filosofia nella vita di tutti i giorni. Per chi non mi conosce, sono Ales di Mentitaro, vi do il benvenuto sul canale. Sono una tarologa, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, il che vuol dire che aiuto le persone a risvegliare la propria intuizione e a padroneggiare i propri doni intuitivi, in modo appunto da poterli utilizzare come una guida interiore, come una specie di GPS nella vita quotidiana. In questo canale trovate tanti video di aiuto per la lettura dei tarocchi e per rafforzare appunto i propri doni intuitivi. Seguire il flusso è un'immagine, un approccio filosofico che deriva dal insegnamento del filosofo Lao Tzu, che creò nel 500 avanti Cristo più o meno il Taoismo, che è una filosofia. Lui utilizzò l'espressione cinese Wu Wei, che si può tradurre come non azione, oppure ancora meglio azione senza sforzo, senza resistenza. Lui ha utilizzato l'immagine di un fiume per esprimere questa idea del seguire il flusso. È come se noi immaginassimo la nostra vita come se si dipanasse lungo un fiume e quindi è meglio seguire il flusso della corrente invece di resistere al flusso, andare controcorrente o resistere proprio il flusso della corrente. In questo modo noi riusciamo a navigare il fiume invece di controllarlo. In questo modo, quindi, le nostre azioni diventano più fluide, non necessitano sforzo perché seguiamo appunto la corrente e sono focalizzate sul momento presente, quando decidiamo se andare a destra, a sinistra, per seguire appunto la corrente del fiume. E quindi le nostre azioni in definitiva diventano più efficaci perché ci permettono appunto di navigare il fiume, che è appunto la metafora della nostra vita. Questa immagine della navigazione del fiume quindi rende secondo me molto bene l'idea della necessità di trovare un equilibrio fra azione e non azione, che è la base del concetto di seguire il flusso. Cosa vuol dire questo equilibrio fra azione e non azione? Beh, se torniamo alla metafora del fiume, della navigazione del fiume, ci rendiamo conto che vuol dire trovare un equilibrio fra muoversi quando è necessario per cambiare direzione seguendo la corrente, oppure aspettare, non muoversi affatto per attendere e trovare il momento giusto per appunto rimettersi in moto, quando appunto la corrente si muove anche verso di noi e dobbiamo aspettare appunto il momento giusto per continuare la navigazione. Quindi seguire il flusso vuol dire focalizzarsi sui compiti del momento, su quelli che abbiamo di fronte in questo momento, non sul risultato finale.
e questo in questo modo giungerà poi in maniera più naturale. Vuol dire quindi focalizzarsi sul presente e non sul futuro, non sul risultato finale, ma su quello che dobbiamo fare ora. La nostra mente, o meglio, la parte di essa che viene chiamata ego, è quella che ci spinge a organizzarci tutto il tempo, che ci spinge ad avere tutto sotto controllo nella nostra vita e a preoccuparci del futuro. L'insegnamento invece di Lao Tzu ci dice che questa preoccupazione del futuro, questo focus sul risultato, questa mania del controllo, in realtà porta solo stress, ansia, pressione, perché abbiamo appunto questa ansia del risultato e soprattutto non garantisce il risultato perché non ci fa notare le sincronicità, le opportunità che sono di fronte a noi, perché siamo talmente preoccupati di seguire i nostri piani, l'organizzazione, di avere tutto sotto controllo, preoccupati di vedere, diciamo, siamo talmente puntati al risultato finale e a quello che vogliamo ottenere che in realtà non siamo flessibili abbastanza per cambiare piani in caso di necessità e soprattutto per notare le sincronicità e le opportunità che ci sono proprio davanti al naso, al nostro naso. Quindi in definitiva seguire il flusso vuol dire, per riassumere, focalizzarsi sul presente, sul famoso qui e ora, senza avere ansia da risultato. Godersi quindi il momento presente, perché appunto se noi siamo sempre proiettati sul futuro e siamo preoccupati per il futuro e siamo preoccupati di raggiungere i nostri obiettivi, in realtà non viviamo il momento presente, non lo godiamo. E soprattutto non bisogna rimanere attaccati a situazioni, relazioni, ricordi che non ci sono più. Molto spesso, no? Come dire, ci sentiamo in colpa per cose che abbiamo fatto nel passato, siamo attaccati affettivamente a persone che non sono per noi o che comunque a relazioni che sono finite, però non riusciamo ad andare avanti appunto perché rimaniamo attaccati al passato. Bene, seguire il flusso vuol dire anche lasciare andare alle spalle, non rimanere attaccati appunto a situazioni, relazioni che non ci sono più con i nostri ricordi, con i nostri sentimenti, lasciare andare. E per ultimo, vuol dire anche accettare ciò che arriva nella nostra vita, ovvero il non avere ansia da risultato vuol dire anche accettare il fatto che probabilmente il nostro obiettivo non si realizza, magari si realizza qualcosa che nel lungo periodo risulta migliore. Quindi non vuol dire non avere obiettivi, ma vuol dire comunque essere flessibili mentalmente per accettare ciò che arriva, ciò che la corrente ci porta. Tra l'altro, nei tarocchi ci sono varie carte che richiamano questo concetto di seguire il flusso. Per esempio, c'è questa carta del 6 di spade che proprio fa vedere la navigazione di un fiume, no? Rende proprio l'idea di seguire la corrente, di andare verso altri lidi, di continuare il percorso, il viaggio verso lidi diversi, appunto.
E poi soprattutto la carta della ruota della fortuna, che per antonomasia è proprio la carta che indica che c'è sempre un movimento, il famoso Pantarei, no? Che tutto cambia, che quindi noi dobbiamo seguire questo ciclo, che c'è sempre qualcosa di nuovo che arriva, c'è sempre qualcosa che ci dobbiamo per forza lasciare alle spalle, perché la ruota gira in maniera costante. Cresciamo, arriviamo a un apice, decliniamo e ricominciamo da capo. Quindi come accettiamo il fatto che possiamo crescere nel nostro cammino, dobbiamo anche accettare il fatto che dobbiamo lasciare qualcosa alle spalle, che c'è una fase di decrescita, non solo di crescita nella nostra vita. Seguire il flusso appunto è questo, è seguire la corrente. A volte la corrente è più forte, ci fa crescere più velocemente, a volte la corrente è più debole, dobbiamo un attimo rallentare il cammino. A volte la corrente ci porta un appoggio, magari un bastone, qualcosa, un ramo di un albero che galleggia a cui ci possiamo appoggiare, e altre volte invece c'è una corrente che fa una specie di cerchio, e quindi dobbiamo un po' rimanere lì fermi fino a che non riprendiamo il nostro cammino seguendo appunto la corrente verso un'altra direzione. Insomma, vuol dire flessibilità, accettazione, gratitudine per ciò che ci arriva, capacità di cambiare piani durante il nostro cammino, non rimanere attaccati emotivamente, mentalmente a ciò che non fa parte più del nostro cammino, seguire appunto la corrente. E questo è possibile se riusciamo a rimanere focalizzati sul momento presente, su quello che stiamo facendo adesso, notando ciò che ci sta attorno, le sincronicità, che è una forma di intuizione, senza appunto avere la pressione del risultato e le preoccupazioni del futuro. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete ricevere le notifiche per video futuri. E noi ci vediamo presto. Ciao!